Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno o ascendente Capricorno, anche Luna e Venere in Capricorno, per questi video che riguardano la parte emozionale, relazionale, no? Andiamo a vedere cosa accade nell'amore per te nelle prossime ore, nei prossimi giorni, quali energie ci sono. Sono dei video senza tempo, atemporali, che arrivano adesso affinché tu possa ascoltarli e proseguire nel cammino. Allora, andiamo a vedere partendo dagli oracoli quali sono le energie per te. Degli spiriti al mio amante invisibile. Quali sono le energie per te? Capricorno, nell'amore. E cosa hanno da dirti gli spiriti a mezzo di questi oracoli? Andiamo a vedere questi altri oracoli. E poi andiamo a metterci questi altri oracoli. Allora, vediamo cosa hanno da dirti questi. Fluorita, bellezza e autenticità naturali. Sii te stessa perché gli dei ti hanno fatto naturalmente attraente e adorabile tanto dentro come fuori. E questo mi sta proprio, è palese, no? Questo è un invito per te a mantenerti bellissimo, bellissima in tutta la tua naturalezza, in tutto il tuo splendore, in tutta la tua autentica selvatichezza, mi verrebbe da dire. Perché mi stai dicendo che stai emanando questa energia di bellezza nelle prossime ore, nei prossimi giorni e di continuare a permanere nello stato autentico, perché questa energia attrae. E laddove tu non l'hai magari considerata questo aspetto, no? Che gli dei ti hanno fatto naturalmente attraente, magnetica o magnetico proprio per quello che sei, dentro così come fuori, allora tu sei un essere unico e irripetibile. Allora quello che noi giudichiamo fragilità in noi o limiti sono i nostri più potenti alleati. Questa carta è un invito ancora più profondo ad allearti a quello che tu credi siano fragilità, perché ti fanno essere irresistibile. Ok, quale altro messaggio? Lascialo essere. Se hai bisogno di risolvere un problema, chiediti questo: qual è la forma più facile di procedere? Quando chiami il cammino più facile, quel cammino appare e viceversa. Allora, se stiamo avendo dei problemi o se hai bisogno di risolvere dei problemi, dice questa carta, no? Non ti arrovellare la testa su varie congetture, come potrei fare. No, no, qual è la via più facile? Cos'è che ti viene facile? Ok, nella misura in cui ti viene facile quella cosa, ti viene facile essere in un determinato modo, in un determinato comportamento, sillo, fallo. Va bene, se stiamo avendo problemi nella relazione o percepiamo delle problematiche, qual è la via più facile? Quella, prendila. Mm? Vediamo cos'altro ci dicono. Sei bellissima, sei bellissimo. Qua c'è Nausicaa, pronta a essere conquistata dal dio amore. Allora, questa carta mi dice che sei naturalmente magnetica o magnetico, attraente, come se fossi qualcosa da idolatrare. Ti percepiscono così le altre persone. E questo è ciò che c'è un'aurea intorno a te di bellezza, di freschezza, di sensualità uniche, mi stanno dicendo, ok? E vediamo cosa succede, cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Vediamo. Allora, Capricorno, prossimi giorni, prossime ore, amore. Energia attuale dell'amore, facciamo una simil celtica. Energia positiva per te nell'amore. Energia negativa o blocco o ombra da mettere in luce. Cosa è successo nel passato?
Cosa succede nel prossimo futuro? Carta passata, energia futura. Qual è il consiglio sciamanico? Quali sono, come ti vedono le altre persone, come ti vede l'altro, come ti vedono le altre persone, come ti percepisci tu interiormente e qual è il risultato potenziale, ricordando che i tarocchi leggono un potenziale subito disponibile per te. Tu sei il creatore, la creatrice indiscussa della tua realtà e per andarci incontro i tarocchi servono proprio ad avere un quadro per non avere alcun dubbio. Allora, energia attuale, amore per te. In questo momento ci sentiamo un po' con il cervello che ci domina, no? Con l'otto di spade, possiamo sentirci un po' bloccati, un po' frustrati, un po' come se qua c'è una persona che si sente in trappola, in una prigione, come se è solo mente, ricordiamo, le spade sono solo la mente. È come se ci sentissimo in un posto senza uscita, forse in questo momento, i pensieri ci stanno arrovellando. È proprio questa carta qui che dicevano: se devi risolvere un problema, domandati qual è la forma più facile per farlo, per procedere. Quando chiami il cammino più facile, il cammino più facile arriva e viceversa. Quindi, maestro, aiutami a vedere quello che ancora non vedo. Questa è l'orazione da fare. Vediamo al positivo cosa arriva. Guarda, sta arrivando un 9 di coppe stratosferico. Sai quanto amo il 9 di coppe e il 9 di denari, no? Al positivo per te in amore c'è la realizzazione di qualcosa che hai nel cuore, un sogno che hai nel cuore. Prima di tutto l'uscita da queste gabbie mentali e la soddisfazione personale, realizzazione di qualcosa che hai nel cuore. Va bene? Quale può essere il blocco? Il blocco è la papessa, probabilmente tenersi tutto dentro, no? Oppure non farsi guidare dall'intuizione, ma farsi guidare dalla mente razionale. Un po' di incapacità a farsi guidare dall'intuizione perché la mente sta prendendo il sopravvento. Andiamo a vedere, continuiamo. Che è successo nel passato? Paggio di denari, 9 di spade. Allora, qua abbiamo avuto notti insonni, oppure abbiamo avuto pensieri ossessivi di nuovo, 9 spade, 8 di spade, al centro c'è questo paggio di denari, c'è questa opportunità qui che si è manifestata a te o come persona che ti ha scritto, come una persona che si è fatta avanti, però è come se ci sentissimo bloccati in questo momento perché probabilmente questa persona non scrive, c'è silenzio, oppure per un'opportunità che non è arrivata o non è arrivata come la volevamo noi, adesso la mente ti arrovella, no? È difficile seguire l'intuizione, magari ti sta dicendo la mente non sei la persona predestinata, non sei la persona giusta, non sei la persona, non sei abbastanza, questo arrovellamento qui. Ma attenzione, abbiamo il 9 di coppe. Vediamo, a noi ci interessa qui cosa abbiamo prossimo futuro, prossime ore. 3 di denari, la regina di denari. Allora ti dico subito una cosa. Se c'erano problemi per quanto riguarda la sfera della tua stabilità personale, lavorativa o denaro o stabilità personale, io qua vedo che tu raggiungi un desiderio che si compie in merito a una realizzazione o finanziaria o monetaria o lavorativa. Se i pensieri che ti stavano turbando era in merito a una proposta di lavoro e che non si stavano facendo sentire o un denaro che non arrivava, una collaborazione che non arrivava, qua mi dice che i pensieri principali per molti di voi erano questi che vi arrovellavano la testa. Quindi la realizzazione di un desiderio che stavi aspettando in merito a ciò che ti riguarda a livello concreto e pratico. Può essere anche un sostegno economico, al di là se lavori o meno, in merito a ciò che ti fa sentire bene. Va bene? Questo è il primo messaggio che vedo. Primo messaggio potentissimo che vedo. Seguendo l'intuizione, cosa succede? Qua vedo collaborazioni con altre persone sul piano pratico, lavorativo e una stabilità raggiunta, cioè la regina di denari è colei che è tranquilla o tranquillo nel suo denaro, del suo lavoro, sta bene economicamente, sta bene a livello pratico, sta bene, va bene, ci sono aiuti e sostegni qua. Questo è il primo messaggio che vedo. È il primo messaggio, perché ci sono spade, ci sono denari
e quindi è la necessità di avere chiarezza sulla vita materiale, va bene? Chiarezza nella vita materiale. Ti dico anche una cosa, se nello specifico sull'amore è l'energia naturale tua che viene riversata nella vita pratica per stare tranquilla o tranquillo. Ora, io posso vedere qua delle persone che insieme a te o una persona che insieme a te create una struttura, create dei piani da fare insieme e questo ti dà una grande soddisfazione, un desiderio che volevi. Ora, qual è il consiglio per te, il consiglio sciamanico? Il re di coppe è il consiglio sciamanico, fidati delle tue intuizioni. Che stavano al blocco, eh? Fidati delle tue intuizioni, non no della mente, delle tue intuizioni. Perché il re di coppe è una persona che è stabile, è serena, è tranquilla, non si fa rovellare la mente dal frastuono della mente. Il consiglio qua è essere salda nelle tue emozioni, saldo, cioè regina o re del tuo regno emotivo, senza farti travolgere dalle emozioni, ma essere cooperativa, cooperativo, tra i denari, cooperativa, no? Il consiglio è questo. Vediamo come ti percepiscono le persone all'esterno, come colei che è pronta all'amore o colui che è pronto all'amore, l'asso di coppe. Io ti dico che qua sta arrivando una persona importante. Va bene? Il corteggiamento di questa persona ti fa molto contenta, molto contento. Gli altri all'esterno abbiamo questo bellissimo asso di coppe, è come se l'esterno ti desse questa coppa, no? E anche come l'esterno ti vede come una persona aperta all'amore, al nuovo amore, al rinnovo di una relazione, all'apertura emotiva. Ok, vediamo come ti percepisci tu internamente. Qua ci sei tu con il diavolo. Tu vuoi avere sotto controllo alcune cose, sia nella sfera pratica e lavorativa che nella vita amorosa. Allora il diavolo mi dice che internamente tu sei una persona che vuoi ottenere effettivamente, tu senti la forza del tuo archetipo del Capricorno, che tu ce l'abbia nel Sole, nell'ascendente, nella Luna o in Venere, e questo senti l'archetipo del Capricorno. Il Capricorno è colui che raggiunge gli obiettivi. Minuziosamente quell'obiettivo se lo prefigge e qualsiasi ostacolo c'è, lui lo supera e lo raggiunge. Tu ti senti così combattivo o combattivo ed è giusto, quella percezione ti fa avere quelle intuizioni che tu magari stai un po' tentennando di seguire per raggiungere questo obiettivo. Ora, mentre hai degli obiettivi, ti puoi trovare a che fare con le paure, no? Del non raggiungere quegli obiettivi. Non le devi dare proprio ascolto, devi seguire la via più facile, ricordando l'essere unica, unico che sei e perseguirli, già nel subconscio ce l'hai. Risultato potenziale. Abbiamo l'eremita. Allora, chi va piano va sano e va lontano. Allora, qua mi stanno parlando di diverse cose. C'è un amore che ti aspetta esternamente, ma le tue preoccupazioni principali sono rivolte al piano pratico della materia, dove può essere contemplato anche l'amore. Ora, cosa ti dico io? Che in queste le carte mi stanno dicendo che primariamente tu raggiungi stabilità e qualcosa che ti rende felice a livello pratico, a livello lavorativo. Forse all'interno del contesto lavorativo c'è una persona con la quale può nascere qualcosa. L'eremita mi parla di fare dei passi a poco, non è la papessa che non si muove se non vede passi esterni. L'eremita fa dei passi a poco con la saggezza che custodisce all'interno. Va bene? Vediamo che cosa ci dicono le specifiche per ampliare il messaggio. 8 di spade, amore, energia attuale. L'asso di denari. Allora, qua un'opportunità c'è. È pratica, è concreta. Questi denari mi parlano della tua necessità di voler radicarti, concretizzarti, no? È come se ti sentissi bloccato in questo momento per un'opportunità che non stai vedendo, che la mente non ti fa vedere o che la mente ti altera il messaggio. L'opportunità in concreto c'è, asso di denari. Non solo sul piano emotivo, ce l'hanno messo anche all'esterno con una persona, ma anche sul piano pratico della tua vita concreta. È come se ti sentissi in questo momento
è un po' agitata per le opportunità di lavoro, le opportunità economiche, mi dicono. Vediamo, 9 di coppe al positivo, appunto, paggio di spade, stai in allerta. Allora, 9 di coppe al positivo, cosa in arrivo l'amore per te al positivo? 9 di coppe, prossime ore, prossimi giorni. Allora, il sole mi dice una grande felicità e un benessere ritrovato. Un desiderio si realizza nella vita pratica, nella vita concreta che ti dà molta leggerezza e soprattutto felicità. Per le ragazze e i ragazzi che non hanno ancora nessuno, io qua vedo l'entrata di una persona che ti fa felice. Può essere un'amicizia che a poco diventa qualcosa di concreto perché ne vale la pena, mi dicono. O semplicemente una rischiarita con una persona che già conosci. Va bene? Una chiarezza, sì, il blocco, la papessa, 9 di bastoni, è come se lo so che hai lottato, lo so che sei stanca o sei stanco e fai fatica a seguire l'intuizione, però è come se ti dicessero apriti, stai più tranquilla e tranquillo, va bene? Vediamo questo 3 di denari, quindi cosa arriva nell'amore 3 di denari? 3 di denari, 3 di denari, mi dicono che nella concretezza, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, vedrai concretizzarsi delle cose, prima sul piano pratico e anche nel piano amoroso, laddove tu volevi concretizzare qualcosa con una persona, fare dei piani insieme e stare tranquilla o tranquillo. Questa ti porta molta felicità. Allora, regina di denari, cosa arriva quindi nel concreto? Il 9 di coppe e mi ribadiscono che questa cosa ti farà felicissima a discapito delle paure che stai potendo avere in questo momento, ti possono frenare. Allora, realizzazione sul piano della materia concreto, un grande lavoro ben svolto. Io credo che qua arrivi del denaro o anche una stabilità economica, lo ribadisco perché me lo ribadiscono le carte, che ti danno una grande soddisfazione, una grande gioia e ti tolgono davanti dei problemi che potevi avere in merito a queste questioni qua. Ok? E poi abbiamo, vediamo il consiglio con il re di coppe. 5 di spade, non devi agitarti. Cioè, arrivano i pensieri, tutti i pensieri rispetto alla persona, al vero amore, stai tranquilla, tranquillo. Perché ci sono fili invisibili che fanno verificare tutto. Allora il re di coppe come consiglio in merito al 5 di spade, che sono i pensieri ossessivi pure, no? Il mal di testa. Mi faccio, non so se fai il percorso sciamanico con me o qualsiasi percorso tu stia facendo, che sia empirismo radicale però, che ti faccia stare proprio serena, tranquilla, tranquillo rispetto alle emozioni. Allora, dall'esterno cosa arriva con l'asso di coppe? Come ti vedono gli altri anche. Allora qua abbiamo di nuovo il diavolo, c'è una persona che si sente fortemente attratta da te, proprio in modo viscerale da te. Le altre persone ti vedono come una persona che sa ottenere ciò che vuole. Così ti percepiscono gli altri, e si sentono irrefrenabilmente attratti da te. E c'è anche, adesso ti dico, vediamo sull'eremita, carte finale dell'amore per te, eremita, asso di spade, comunicazioni, parole, comunicazioni, cavallo di bastoni e cavallo di coppe. Per alcuni di voi ci sono due persone o più persone. Allora io qua vedo che ti vedo saggio per andare incontro alla persona giusta in modo saggio, autorevole dell'anima. Ci sono comunicazioni, un cavaliere di bastoni, un cavaliere di coppe, possono essere due persone o può essere la stessa persona che ti parla in modo wow, proprio con grande passione ed è pronta a donarti il suo cuore con questo cavaliere di coppe. Va bene? Ok. Andiamo a vedere adesso con i miei potenti oracoli lui-lei che potete trovare sotto l'info box in descrizione cosa ti dirà questa persona o queste persone, l'energia dell'amore attraverso questi veicoli di queste persone, no? Vediamo cosa ti dirà questa persona. Vedi? Ti tengo ben stretta a me perché troppi aspettano un mio errore per averti. C'è una persona che farebbe di tutto per te qua. E questo mi conferma che ci possono essere anche altre persone perché gli altri ti percepiscono magnetica, magnetico, irresistibile e se non lo sapevi te lo dico io, ti percepiscono già con questa carta magnetica e irresistibile e la persona che si fa avanti nei tuoi confronti nei prossimi giorni ti percepisce allo stesso modo e ha anche paura di perderti e ti tiene ben stretta. Ok. Cos'altro? No, 2000 carte no, una sola, eccola. Sono uno stupido. E qua c'è una persona che ammette degli errori e non vuole farne più,
sono uno stupido. Da quando ti ho incontrata mi sono reso conto che mai nessun'altra avrebbe più contato allo stesso modo per me. Tu conti più di qualsiasi altra persona al mondo per questa persona, o conterai più di qualsiasi altra. Vediamo cos'altro. Non sono stato onesto. Qua ci sarà una verità che viene fuori, la chiarezza, asso di spade con il sole che ti rende felice. E cosa c'è alla base di questo chiarimento che avrete, o alla base di questa chiarezza? Ti prego, non pensar male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. Per ognuno di voi sarà diversa. Se la conoscete già questa persona, c'è un motivo per cui magari è sparita o ti ha creato un po' di disarmonie interne, ma qualsiasi cosa è successa qui ti chiarirà tutto, perché hai visto che carte, no? Mettiamone un'altra. Ho mentito a tutti, io voglio solo te. E lo vedrai nei prossimi giorni, lo vedrai. Vediamo cos'altro ti aggiungono queste carte, questi oracoli. Allora, sono uscite 3 bambini. Non so, potete avere dei figli o qualcuno ha dei figli, o semplicemente tutte le carte dei bambini e gli oracoli sono i nuovi inizi. Dolore emotivo, ferita da umiliazione, questo è quello che puoi stare attraversando in questo momento, no? Un dolore emotivo che grazie a questa connessione sta emergendo e che vedo che si ripara del tutto. Peso della famiglia, non lo so, qua c'è il peso della famiglia probabilmente da parte tua o da parte dell'altra persona. Sono cose che vengono risolte assolutamente, qualcosa che ti fa felice qua a livello pratico, familiare, ti ho detto lavorativo ma è anche familiare, no? Si risolvono queste questioni qui, C'è un nuovo inizio che va a cancellare un dolore emotivo, cioè va a integrarlo il dolore emotivo, va bene? O tu o da parte dell'altra persona. Vediamo questi altri oracoli cosa ti dicono. Eccolo, è saltato. Tempo separati, un tempo di separazione. Qua mi dice che c'è stato un tempo di separazione da una persona, lo diceva prima, che ti ha dato un po' di tensione. Sì, ma non c'è più questo tempo di separati. Allora, un'altra. Riaccendere, infatti, sta tornando una vecchia fiamma. Per alcuni di voi è un ritorno della passione, dell'amore per te. Un'altra. Innamoramento, innamorarsi, sensazioni improvvise da dire questo è quello giusto. Allora qua c'è una riaccensione della passione dopo un tempo separata che hai vissuto separato dall'amore o da una persona. Vediamo cosa hanno da aggiungere questi oracoli. Eccola. Nato straordinario, sei straordinaria o straordinario, già te lo diceva anche questo oracolo comunque. Bellezza e autenticità naturale, e qua le persone ti vedono così. Dal momento in cui sei venuta o venuto al mondo, hai portato con te doni unici. Puoi leggere la guida della luce delle stelle, puoi sentire le voci degli animali e connetterti con le meraviglie dell'esistenza. Questi talenti sono sempre esistiti dentro di te. Ecco perché ti percepiscono, ma tu lo sei già così irresistibile. Fai proprio una standing ovation alla tua unicità e bellezza, perché è quella che verrà riconosciuta. Vediamo cos'altro ti dicono questi oracoli. Domani la risposta è nel futuro, procedi con fiducia. Cos'è che arriva domani come risposta? Non ti concentrare sulla parte sentimentale in questo momento, come la mente ti arrovella, ma godi di questa cosa che arriva, questa stabilità, perché l'amore c'è, va bene? E sì, appunto, va tutto bene, continua così. E io, ragazzi e miei ragazzi, non aggiungo altro, vedo solo il fondomazzo. Celebra l'abbondanza, stai per entrare in un periodo fortunato, tutto brillerà di nuova luce. Io, ragazzi e miei ragazzi, non aggiungo nient'altro, una stesa stratosferica, stupenda, ricordati il valore che hai e fatti brillare. Io ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!